Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche per la primavera 2023. Wow! Abbiamo la carta degli amanti, amici dei pesci. Quando c'è la carta degli amanti si parla di innamoramento, si parla di nuove relazioni, nuovi amori, un rinnovato amore, perché no? E alle volte parla anche di amor proprio. E in questo caso fa riferimento alle scelte fatte per amor proprio o fatte con il cuore, fatte dal cuore anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non riuscite ad adattare proprio nulla alla vostra realtà o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ok. Allora, partiamo con un 8 di pentacoli, il 5 di coppe, il 6 di pentacoli al contrario, il 10 di denari, l'asso di spade al contrario e la stella. Cari amici dei pesci, devo dire che vedo una certa insoddisfazione in quello che potrebbe essere il prossimo periodo della primavera, ehm, che fondamentalmente lascerete indietro perché quello che arriva sono denari, denari, denari. Il 5 di coppe è una carta che parla di qualcuno che ha avuto un lutto, in questo caso è un po' come se ci fosse una sorta di pentimento o di perdita che vi lascerete indietro, che non farà più parte del vostro vivere quotidiano. È un po' la quotidianità che cambierà, per molte persone ci sarà un, un'esplosione, diciamo così, di lavoro o comunque di qualche cosa nel quotidiano che potrebbe, vi dico, portarvi anche in disequilibrio perché c'è un 6 di pentacoli al contrario. Quindi è un po' come se il quotidiano o il lavoro per qualcuno potesse veramente assorbirvi nella prossima primavera e quindi ehm, creare dei disequilibri magari anche a livello di tempo. Questo 5 di coppe, considerato che comunque è una carta che parla di una perdita emotiva, può anche essere per qualcuno che, se per esempio siete in coppia, tutto questo lavoro porti un po' fuori dal sentire emotivo della coppia, quindi che ci sia una sorta di perdita di intimità piuttosto che di semplicemente, è un po' come non riuscire più a trovare tempo per stare insieme, come se mancasse qualche cosa di questo genere. Con il 10 di pentacoli, ragazzi, il 10 di pentacoli è una carta di contratti, è una carta di famiglia e parlo di famiglia allargata, è una carta di riconoscimenti, molte volte parla di matrimonio. È come un ufficializzare, come un portare a completamento. Il punto qui è che c'è questo asso di spade al contrario, quindi o verrà a galla qualche cosa o voi semplicemente deciderete di ehm, guardate, allora, quando l'asso di spade è al dritto parla di una verità di qualcuno che comunica qualcosa. Quando è al contrario è come se questa comunicazione o non fosse del tutto onesta, o potrebbe essere come se c'è qualcosa di nascosto, c'è qualcosa che state cercando di nascondere. Fatemi ma, magari andiamo a vedere poi meglio dopo, invece che chiedere adesso subito una carta. Allora, e abbiamo poi anche la carta della stella. La carta della stella
È una carta di speranza, è una carta di qualcuno che ha un obiettivo in mente ed è anche una carta di destino, ragazzi. È un po' come se vi dicessero che il destino vi appoggia, probabilmente in questo passaggio di concretizzazione che andrete a vivere. Questa, perché se per esempio per voi vibrasse, diciamo, tutto come una questione di lavoro e la carta degli amanti qui si trattasse di instaurare relazioni sul lavoro in modo equilibrato, vi dico che qui con questo 10 di pentacoli si arriva al compimento, al completamento, al raggiungimento di un risultato, appunto. E potrebbe proprio essere l'obiettivo di cui ci parla la stella. Andiamo, ok. Abbiamo poi il Papa, il 3 di pentacoli e un 5 di bastoni. Ho scelto un mazzo troppo grande per questa lettura. Ok, così le vedete tutte. Ho come la sensazione, ragazzi, che per riuscire ad arrivare a questa stella, ad arrivare a questo obiettivo, dobbiate iniziare a fare un progetto e soprattutto una delle vostre arti da sviluppare è quello della mediazione. Probabilmente dovete cercare un punto di incontro tra voi e l'altro e quindi ecco perché nella prossima primavera avete la carta degli amanti che è una carta di equilibrio, di armonia. Il punto qual è? Che c'è questo 5 di bastoni, ragazzi. Il 5 di bastoni è una carta che parla di competizione, di lotte, di qualcuno che fa valere le proprie ragioni. Tenete presente che sono sempre lotte di poco conto. Quindi comunque è un po' come se vi dicessero di non fissarvi troppo sui dettagli per certi versi, però sì di far valere le vostre ragioni, perché qui questo asso di spade al contrario potrebbe anche proprio far riferimento al fatto che non osiate dire qualcosa e magari potrebbe proprio essere il fatto che non osiate di esprimere questo vuoto che sentite all'interno della relazione o magari se non avete nessuno può essere un vuoto che sentite all'interno di voi stessi, nonostante ci siano tutti queste carte molto positive perché comunque anche il Papa è una carta di riconoscimento, una carta di tradizioni, una carta di contratti e vi dirò che fortemente per qualcuno questa primavera potrebbe essere un matrimonio, il decidere di andare a convivere. C'è qualche questione, come vi dicevo già all'inizio, che cambierà la vostra quotidianità. Aumenterà il lavoro nel quotidiano, tutto quello che c'è da fare, non necessariamente il lavoro remunerato. Ok? Va bene, andiamo a vedere una carta per ognuno per cercare di darvi qualche informazione in più. Cerco di essere un po' più precisa. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Ecco, a me bastava una carta. 3 di pentacoli, matto e asso di spade. E il 3 di pentacoli ce l'avete anche qui. Sì, probabilmente qualcuno o sta pensando in un nuovo tipo di progetto lavorativo o perché c'è anche il matto, quindi c'è proprio questo nuovo inizio, questa voglia di avventura. E tenete presente che adesso in marzo cambiano veramente gli equilibri planetari perché ci sono un sacco di movimenti di pianeti lenti e anche qualcuno veloce. Comunque c'è veramente un nuovo inizio, un nuovo modo di vedere le vostre idee, di proiettare le vostre idee, di lavorare anche, di progettare, di collaborare. Andiamo a vedere il 5 di coppe, una carta per piacere, grazie. Abbiamo la regina di pentacoli e il giudizio. C'è qualcosa che manca a livello o di madre con questa regina di, scusate, di pentacoli, è una regina di coppe. Con questa regina di coppe può essere qualche cosa legato a una maternità o a una madre o al modo di sentirsi madri di se stessi. È come se ci fosse una sorta di carenza emotiva molto forte, ragazzi, perché quando la regina di coppe è al contrario, vicino a un 5 di coppe, ci sono veramente degli abissi emotivi, mi verrebbe dire, ma avete anche la carta del giudizio, quindi
O può essere qui che qualcuno abbia, o meglio detto, riceverà una telefonata da una, magari da una madre o da una persona amorevole, diciamo materna, che non si sentiva da tanto tempo, appunto per qualcuno è un po' un risvegliare il proprio lato femminile, il proprio lato materno, anche verso se stessi, il volersi un po' più bene. Quando c'è un 5 di coppe c'è sempre la sensazione dico, di un vuoto, però il 5 di coppe, adesso qua ne fa vedere 4 capovolte e una sola dritta, nei tarocchi tradizionali sono 2 coppe in piedi e 3 capovolte, 3 rovesciate, proprio come per dire che non è tutto perduto, non si è perso del tutto questa questo legame, piuttosto che questa situazione, piuttosto che questa opportunità. La coppa in piedi, o nei tarocchi tradizionali le coppe in piedi, significano proprio il fatto che c'è ancora qualche carta da potersi giocare. Andiamo a vedere 6 di pentacoli al contrario. 7 di coppe. Ecco, allora, ehm, devo dirvi che ho come la sensazione che la prossima primavera potrebbe essere per qualcuno un po' dispersiva a livello di tempo, nel senso che probabilmente appunto con tutti questi nuovi progetti, queste nuove idee, questi nuovi inizi, questa voglia di proiettarsi in avanti, si arriva ad un certo punto dove effettivamente ci sono delle possibilità, ma o il seguire tutte queste possibilità, informarsi anche solo, per esempio, di come poter svolgere il progetto A piuttosto che B piuttosto che C, è un po' come se vi facesse disperdere tempo, il non saper bene su che cosa focalizzarvi, ma infatti qui avete anche poi la carta della stella che vi dice proprio quello, cercate un obiettivo. È un po' come se vi dicessero fate una cosa alla volta. Perché comunque con l'8 di pentacoli, il 3 di pentacoli, la carta del matto, c'è un nuovo inizio, ci sono tanti cambiamenti, tanti progetti, nuove collaborazioni, nuovi equilibri ehm, da dover sistemare, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 10 di denari. Abbiamo la carta del mondo e la regina di pentacoli. Di nuovo, la carta del mondo è una carta di compimento, di raggiungimento di risultati. È una carta che parla anche di aver raggiunto un certo tipo di maturità, esattamente anche come la regina di pentacoli, ho un po' la sensazione che ehm, andrete a capire come maneggiare meglio le situazioni familiari o i familiari che vi stanno intorno. Perché quando c'è la carta del mondo, appunto, è un percorso che è compiuto, è finito, come se ci fosse stato un apprendimento appreso, se la lezione di vita fosse stata imparata, ok? E comunque la regina di Pentacoli, ragazzi, è una di quelle energie che sa esattamente come occuparsi delle questioni materiali. Andiamo a vedere l'asso. Allora, abbiamo un 4 di bastoni al contrario, è come se qui qualcuno non volesse, perché il 4 di bastoni è la stessa energia del Papa, è come se qualcuno non volesse ufficializzare, contrattualizzare qualche cosa, è come se non. Ho l'idea che non vogliate dire che non siete poi così felici di qualche tipo di cambio, di qualche tipo di verità o di qualche tipo di contratto che potreste essere, diciamo, obbligati a firmare. Magari obbligati no, però giustamente quando iniziano questi nuovi progetti ci sono delle cose che vanno regolarizzate. È proprio quello che vi dice anche questo 6 di pentacoli che girato al contrario parla proprio di disequilibrio. Parla di darsi troppo e parla di accontentarsi delle briciole anche, eh. E fate attenzione perché comunque avete un 7 di coppe, quindi molte persone potrebbero essere intrappolate in queste briciole. Che sia una relazione lavorativa, che siano nuovi progetti, che sia una relazione amorosa, ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, ragazzi. Sta di fatto che entrano nuovi progetti, ma bisogna iniziare a darsi un po' più di amor proprio, ok? Farsi valutare un po' di più e valutarvi,
perché gli altri ci danno il valore che noi stessi emettiamo, no? Sapete, quando uno parla di sé dicendo ma ci provo, non dà la stessa sicurezza che una persona che vi dice sì, so che si fa così e mi funziona e per me questa cosa funziona, ho trovato la strada giusta. Sono due modi di vendersi, diciamo così, diversi, sono anche due modi di valutarsi in modo diverso. Quello che voi, la valutazione che voi avete di voi stessi, l'amore che voi avete di voi stessi, gli altri, diciamo così, lo capiscono da come voi esprimete voi stessi. Si tratta appunto con questo Papa di mediare. Andiamo un attimo a vedere la stella e poi arriviamo al Papa. No, un'altra volta la stella. Ragazzi, obiettivo, fissate l'obiettivo. C'è una questione qui che è per destino. Probabilmente avete bisogno di imparare l'amor proprio, avete bisogno di imparare a mettere magari dei paletti o creare quella mediazione all'interno del gruppo che in qualche modo vi fa essere riconosciuti come fino adesso non lo siete stati. E vi dirò, un po' è anche responsabilità vostra perché siete voi che non dite esattamente tutto come pensate. Andiamo a vedere il Papa. La temperanza, di nuovo una carta di equilibrio, è un po' come se doveste cercare qual è il mezzo. Non tanto da un punto di vista egoistico, però per riuscire, diciamo così, a trovare come mediare in un modo dove tutti siano d'accordo, il segreto è di cercare la soluzione che sia migliore per tutti. Il Papa è sempre una persona che parla alle masse, ok? Quindi qui si tratta di essere un punto di riferimento per un gruppo. Ho come la sensazione che dobbiate portare in equilibrio questo lato femminile con quello maschile. Tenete presente che quando c'è la stella c'è anche una forte capacità intuitiva. Quindi lasciatevi anche guidare dall'intuito. E anche il Papa è colui che è connesso con la forza superiore, con la conoscenza superiore. Quindi secondo me si tratta di ascoltare, di darvi il tempo di fissare un obiettivo e rimanere ricettivi e vedrete che la soluzione di come portare le cose in equilibrio arriverà. Andiamo a vedere questo 3 di denari. Wow, mago e 10 di spade. Io sento che questo nuovo progetto che potrebbe esserci inizio primavera, ragazzi, inizierà veramente a prendere forma alla fine della primavera. Fatemi vedere anche questo. Il diavolo, 10 di bastoni con il diavolo. Allora, devo dire che come vi posso dire, qualche tossicità autoindotta potrebbe esserci. Perché vi dico autoindotta? Perché c'è un 5 di bastoni che parla di discussioni che normalmente si potrebbero evitare fondamentalmente. Quindi è un po' come se sentissi che, diciamo, l'unica nota negativa in tutto questo progetto, in tutta questa evoluzione sul vostro amor proprio, sul fatto che cambieranno le dinamiche, potrebbe arrivare il lavoro, potrebbe ritornare una persona dal passato o magari un'idea, un progetto del passato che riportate a galla, ho come la sensazione che per riuscire ad andare avanti nel vostro obiettivo dovete comunque cercare di mediare all'interno di un gruppo. E quello che potreste anche migliorare è il vostro modo di comunicare voi stessi, quello che volete e quello che non volete. Però comunque tutto sommato è un periodo positivo, ok? Dove si vedo tanti denari, ragazzi, magari qualcuno fa piacere. Contratti, perché la possibilità dei contratti qui ci sono, ma è un po' come se voi foste un po' titubanti. C'è anche il mondo, che è una carta di completamento. Andiamo a vedere ancora. Beh, questi forse sono troppi. Un oracolo solo, per piacere, grazie. Wow, è bellissima questa carta, carta numero 5. Parla della saggezza dei magi, dei re magi e del fatto di avere una chiarezza, una chiara, una mente chiara, una chiarezza mentale. E mi fa sorridere perché i re magi
per arrivare dove dovevano arrivare hanno seguito la stella polare, e che è proprio quello a cui fa riferimento questa carta della stella. La stella polare, avere il nostro nord, il nostro obiettivo. E poi, wow, risultati, completamento, ve lo metto qui vicino al mondo, al Papa e a questo 10 di pentacoli. Quindi ragazzi, periodo di raccolta per voi la primavera. Io spero che la lettura vi sia stata utile, potete mettere un like per farmelo sapere, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e come vi risuona di più. E io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!